Ciao a tutti e bentrovati in questo primo video. Oggi parleremo della nascita del mito Daytona. Come è nato il mito Daytona? È nato grazie al 16520, il Rolex con movimento Zenith. Prima di parlarvi di questo splendido orologio dobbiamo fare un salto nel passato e parlare delle due referenze che hanno preceduto il 16520, il 6265 e il 6263. Questi due orologi sono nati nel nel metà degli anni 70. Sono nati quando il mercato trainante era quello asiatico, che aveva proposto sul mercato il primo orologio al quarzo con vetro zaffiro, casse molto squadrati e fini. Questo orologio era totalmente il contrario rispetto a quello che desiderava il mercato. Infatti ancora il vetro plexi, bombato, cassa molto grande, movimento manuale. È stato quindi chiaramente un flop. Nessuno li voleva questi orologi. Proprio perché nessuno li voleva, questi orologi sono stati prodotti in soli 12.000 pezzi in 17 anni di produzione. 12.000 pezzi mondiali in 17 anni sono circa 700 orologi l'anno. Veramente una nullità. Ora vi spiego questi due splendidi orologi. Partiamo dal 6265. Questo è un 6265 Sigma. Sigma sta per i due tondini che sono accanto alle T-Swiss. Cosa stanno a indicare? Stanno a indicare il fatto che gli indici per la prima volta sono stati fatti in oro bianco. Guardate le condizioni di questo orologio. Come detto, monta il vetro in plexi bombato. Guardate com'è grande e spesso questo vetro. Rende l'orologio molto, a mio parere, molto più affascinante rispetto ai classici vetri, a quelli che ora sono i nostri classici vetri in zaffiro. Questo orologio è precedente al famosissimo Big Red. Il Big Red è andato in produzione leggermente dopo le T-Swiss Sigma. Vi mostro anche il 6263. Questi due orologi, il 6263 e il 6265, montano entrambi il solito quadrante, il solito Sigma. Questi due orologi sono praticamente identici. L'unica cosa che li differenzia è il 6265 montava la ghiera in acciaio, mentre il 6263 la montava in bachelite, che non è la bachelite intesa la pietra, ma semplicemente è un inserto in plastica nero. Qua ecco il nostro 6263 Sigma, guardate che splendido orologio con i suoi documenti dell'epoca. Orologio molto raro, soprattutto essendo entrambi dei Sigma, perché anche se tutti piace di più il Big Red è stato in produzione molto di più rispetto a questi orologi chiamati Sigma. Ora andiamo avanti e vi parlo del 16520, l'argomento principale di questo video. Il 16520 è nato nel 1988 e è rimasto in produzione fino al 2001. Rolex si aspettava, come per il 6265 e il 6263, un flop, o comunque sia un orologio che non veniva granché richiesto. Invece Rolex per la prima volta sul mercato aveva l'orologio giusto al momento storico giusto. Il 6520 viene chiamato Zenith perché il movimento che monta è un calibro Zenith 400 modificato con più di 200 modifiche per arrivare agli standard dei movimenti Rolex. Quindi Rolex cosa faceva? Comprava il miglior movimento industriale che c'era all'epoca. Zenith, questo movimento Zenith 400, che era il movimento El Primero, lo vendeva oltre a utilizzarlo per i propri orologi, lo utilizzava a tutti i marchi svizzeri che lo richiedevano. Quindi Rolex, quando propose questo orologio, era totalmente impreparata al successo che ebbe. Lo Zenith era il primo orologio Daytona a montare vetro zaffiro, movimento automatico, e per la prima volta venne fatto nella versione acciaio oro.
il 6265 e il 6263 si hanno solo e unicamente in versione o acciaio o full gold, mentre per la prima volta il Daytona Zenith porta il 16523, il Daytona Cosmograph in due soni, acciaio e oro. Ora vi spiegherò anche questo orologio. Quindi, cosa fu veramente il 6520? Perché è stato l'orologio che ha portato tutta questa fama al Rolex? Come detto, fu l'orologio giusto al momento giusto, ci furono lunghissime file d'attesa, fu il primo orologio ad andare fuori listino, con addirittura 6 anni di code per riuscire ad ottenerlo. Perché queste lunghe file d'attesa? Perché il 6263 e il 6265, ma tutti i carica manuale finora prodotti, non furono mai apprezzati negli anni in cui vennero proposti. Erano orologi, come piace definire a me e a mio padre, troppo avanti, con gusti che piacciono ora, perché ora che il collezionismo è esploso grazie allo Zenith, abbiamo fatto occhio anche al passato. È ovvio che ci siamo innamorati anche di questi orologi. Questi orologi, quindi il 16520 è stato l'orologio principale che ha lanciato il Miso. Ora vi spiego tutti e vi mostro tutti questi splendidi orologi. Da dire che 2 anni dopo, nel 1988, Rolex propose anche la versione testa oro braccialato. Qui ad esempio abbiamo un oro bianco con quadrante sodalite e brilli. Orologio messo in produzione 2 anni dopo, quindi nel 1990. Lo si può trovare in testa oro e ovviamente chiusura in oro, bianco o giallo. Il 16520 è stato prodotto dal 1988 al 2001. Una cosa divertente da dire su questo orologio è che nel 1988 Rolex raggiunse le 9.999.999 unità. Cosa fece? Invece di aggiungere una cifra in più, cambiò modo di numerarli e li iniziò a numerare con delle lettere. E non partì dalla lettera A, che è l'inizio dell'alfabeto, ma iniziò dalla lettera iniziale del suo nome, dalla R. In questi 13 anni di produzione sono cambiate un sacco di particolarità. Si può dire tranquillamente che i primissimi Mark avevano un quadrante porcellana, floating. Floating cosa sta a significare? Sta a significare che il quadrante era 5 scritte con la quinta staccata. Ora purtroppo vi ho mostrato questi perché i primi Mark non l'ho potuto reperire avendoseli in cassetta di sicurezza, però vi prometto che prossimamente farò un altro video in cui vi farò vedere un 6520 porcellana, sia nella versione acciaio che nella versione full gold. Oltre a quello bisogna dire che i primi Mark del 6520 avevano il serio rovescio. Il serio rovescio vi mostro cosa sto a significare. Questo è un 6520 seriale S, quindi l'ultimissimo seriale che montava il 6 rovescio. Ora datemi un secondo che vi sposto le lancette per mostrarvi bene cosa si intende per 6 rovescio. Se notate il compass, quello più in basso, c'ha 12, 3 e questo non è proprio un 6, è un 9. In realtà dovrebbe essere un 6, è un 6 rovescio. Ora vi mostro anche un altro 6520, qui si va su un seriale A, quindi è già molto più, è 3 anni successivo, e come vedete il 6 è dritto, non ha più questa particolarità. Oltre a questo ha il bracciale SEL sta a significare Solid and Link, quindi il seriale A come il seriale P contiene tutte le modifiche del 16520 che ha avuto negli anni, quindi questo è un orologio del 1999-2000. Allora, qua andiamo su orologi del mio anno, del 1996-97. Questi orologi hanno un valore collezionistico molto alto, perché
fanno parte di una partita di quadranti che arrivavano già nei concessionari virati, ma che all'epoca poteva essere considerato un difetto. Viravano perché il Rolex utilizzava vernici di tipo organico. Queste vernici di tipo organico, se non venivano correttamente isolate dagli agenti esterni, viravano perché? Perché ossidavano. I compass erano in argento e quindi ossidando ottenevano questo imbrunimento del quadrante che venne chiamato patrizi. Questo alla mia età, guardate in che condizioni è questo orologio. Bellissimo. Vi mostro un altro tipo di viraggio, molto più accentuato, perché ogni viraggio è da dire che è unico, non esiste un orologio virato in ugual maniera. Guardate questo marrone qua, guardate che spettacolo. Anche questo è un W, questo è un W 1996, mentre questo è un T 1997. Come vedete ha una qualità di colore diverso, una qualità di colore che per gli appassionati e a chi piace è un qualcosa in più, perché affascina. Proprio questi vengono definiti da me e mio padre orologi da incidente, perché quando si amano questi viraggi, avercelo al polso e guidare e se ci batte un raggio di sole, questo orologio ti distrae molto più di un telefonino alla guida. Ora vi mostro un seriale A. Guardate qua, tutti questi orologi sono in condizioni di nuovo, sono perfetti, tutti completi di scatola e garanzia, a parte il 6265. Arriviamo all'ultimo 16520 che vi mostro oggi. Questo è un 16520 seriale U, quindi 1988-1989. Questo orologio è una giacenza di magazzino comprato dal primo proprietario e mai messo. Guardate infatti come si presenta, non ha praticamente nemmeno un airline, è un orologio perfetto. Spero che tutti questi orologi vi siano piaciuti e che la spiegazione vi abbia incuriosito. Grazie per averci seguito. Se il video vi è realmente piaciuto e è stato di vostro interesse, lasciateci un mi piace e iscrivetevi. Grazie, alla prossima. Ciao ciao.